Onegashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo Senpai Emma con noi e come avete visto dal titolo e dalla copertina parleremo di Karate Kid in vista anche del nuovo capitolo che sta per uscire. È già disponibile il trailer, se non l'avete visto consiglio di andare a vederlo, ma noi ci occuperemo del primo Karate Kid, del film che ha fatto diventare un successo clamoroso il famosissimo Daniel San e il suo maestro, ma ci concentreremo in particolare su una piccola scena del film che è il famoso calcio che Daniel San fa alla fine del combattimento, e oggi vogliamo chiedere a Emma qualcosa su questo curioso calcio, su questa curiosa tecnica, ma lo vedremo dopo la sigla. Bene, innanzitutto diamo il benvenuto a Emma. Emma, grazie di essere venuta a parlare di questa cosa. È una cosa che abbiamo parlato qualche volta, ti avevo chiesto se avevi visto il film, se conoscevi, cosa ne pensavi. È venuta fuori questa curiosità sul calcio finale di Daniel San. Prima di andare avanti, Emma l'avete sicuramente vista in uno degli ultimi video dove ha fatto 70 tecniche di jiu-jitsu che sono state montate in poco meno di 5 minuti. Un video che è piaciuto tantissimo, Emma, hai superato le 20.000 visualizzazioni, ti sono arrivati commenti positivi dalla Francia, dalla Germania, dal Brasile, dall'America. Non so se l'hai visti i commenti. Sì, qualcuno sì. Ecco, ti hanno scritto da ogni dove. Bene, allora, intanto abbiamo qua il cofanettino con tutti i Karate Kid, ma noi, come abbiamo detto, parleremo del primo e soprattutto parleremo appunto dell'iconico calcio della gru di Daniel San. Allora, intanto Emma, cosa ci puoi dire prima di iniziare su questo calcio che io voglio parlare di questa cosa perché molti pensano che quella tecnica alla fine abbia un po' sciupato, abbia un po' rovinato tutto il film, no? Mentre invece poi parlando, insomma, stiamo detti delle cose interessanti, che poi ci siamo presi degli appunti e che secondo me cambierà un po' la visione di vedere questo film quando ci dirai quello che pensi. Quindi intanto iniziamo. Cosa puoi dirci di questo iconico calcio della gru? Il calcio della gru che vediamo nel film è sicuramente una scena iconica. Senza dubbio, esatto, perché che praticamente è rimasta nella storia delle arti marziali. Sicuramente nei film di arti marziali una delle scene più viste e che hanno fatto appassionare di più anche gli spettatori magari alle arti marziali in generale. Sicuramente fa parte dell'infanzia anche di molti karateka. Sicuramente da piccoli tutti hanno imitato il calcio, sì, esatto, su una gamba sola di Daniel San. Esatto. Parlando appunto di questo calcio, quanto è credibile, Emma, questo calcio nel karate e nelle arti marziali? Allora, chi lo vede subito si rende conto che, diciamo, è una tecnica fatta troppo in posa, in cui diciamo, inizia da una posizione praticamente immobile. Quindi non è proprio il miglior modo per avvicinarsi al combattimento, esatto. Ecco. Allora, intanto cerchiamo di capire una cosa. La tecnica che fa questo calcio e fa Daniel San nel karate esiste? Allora, questa è una cosa che stupirà molte persone, però esiste effettivamente e si tratta di un Maetobigeri, ovvero un calcio saltato frontale, e che l'abbiamo visto anche nel video che è dedicato a Lyoto Machida, dove utilizza questa tecnica per fare molti KO. Sì, perché tra l'altro anche abbastanza violenti, perché ne basta uno, ecco. Quindi si chiama la tecnica Maetobigeri. Però non si esegue come la vediamo nel film. No, decisamente no. Ok, quindi continuiamo a parlare di questo calcio. Cosa puoi dirci? Allora, è diciamo una tecnica che è rimasta impressa a molti, tanto che nel remake del film con Jackie Chan viene rifatta, diciamo, una tecnica nella parte finale proprio per, diciamo, paragonarla. Sì, anche nel remake alla fine c'è la stessa scena, diciamo, iconica dove il ragazzo ferito su una gamba sola deve eseguire un calcio particolare. Anche nel film con Jackie Chan viene fatto, ma non c'è niente, secondo me, non c'è la magia del calcio della gru di Daniel San. No, esatto, quello di Daniel San non può essere replicato. Non può essere replicato. Ok, quando scrivono i film, chiaramente i film non vengono scritti a caso, bisognerebbe cercare di capire perché è stata inserita questa particolare tecnica, questa particolare scena alla fine del film. Allora, sicuramente Karate Kid è un film, non è un documentario, quindi i film sono fatti di finzione, di spettacolo. Devono intrattenere, diciamo.
Però possiamo vedere in realtà che ci sono dei riferimenti nel film a un kata che esiste nel karate, che è il kata Akutsuru. Che ha questa tecnica all'interno. Esatto. Proprio su una gamba sola. Esatto. Che è appunto proprio il nome del kata ci rimanda anche a questa tecnica, proprio perché significa kata della gru bianca. Quindi non è proprio una cosa inventata questo calcio, cominciamo a scoprire che c'è dietro il karate, dietro questo calcio. Però chiaramente, diciamo, la tecnica come viene fatta nel film non sarebbe pratica nella realtà in un combattimento reale. Ok, chiaramente. Ok, allora noi abbiamo la scena impressa in mente, poi magari la mettiamo qui mentre parliamo, cerchiamo di metterla in video che va, noi ce la ricordiamo perfettamente, non abbiamo bisogno di vederla. Visualizziamo la scena e vediamo che cosa possiamo dire. Innanzitutto vediamo che il protagonista è estremamente vulnerabile in questa scena, essendo in bilico, diciamo, in equilibrio, su una gamba sola, le braccia aperte ai lati, quindi completamente scoperto, senza nemmeno la guardia. E chiaramente questo è estremamente problematico e pericoloso se rapportato a un combattimento reale. D'altronde stare fermi in equilibrio su una gamba sola ci costringe a una posizione veramente pericolosa da tenere di fronte a un avversario. Infatti la posizione di partenza è troppo statica e quindi qualsiasi movimento da quella posizione sarebbe ben visibile. Chiaramente. Esatto. E quindi questo riduce la probabilità praticamente di colpire l'avversario quasi a zero. Questo però non vuol dire che questa tecnica effettivamente non possa essere fatta, non possa servire. Basta vedere appunto nel video di Lyoto Machida il KO contro Vitor Belfort e Randy Couture. Sì, sono proprio stati 2 KO con né più né meno la tecnica di Daniel San con questo Mae Tobigeri saltato. Rivediamo il KO di Machida su Vito Belfort. Come vedi, aspetta, rivediamo indietro, non ha la guardia rilassata, dal niente non lo vede arrivare. Devastante. Infatti, come abbiamo visto, questo colpo cambia tutto praticamente se lo immaginiamo da una guardia normale in realtà. E c'è anche una cosa interessante da dire, che effettivamente una cosa giusta l'hanno fatta nel film, perché è stata, diciamo, questa tecnica eseguita con una strategia di difesa che in giapponese si chiama proprio Gonosen, che è praticamente una strategia di attacco in un momento ben preciso rispetto all'attacco dell'avversario. Il Gonosen è quando l'avversario attacca e fino all'ultimo secondo pensa di essere in vantaggio, in quel momento lì invece, poco prima che l'avversario possa colpire, si anticipa con un altro colpo. E quindi è quello che succede nel film effettivamente. Sì. Brava Emma. Praticamente questo calcio della gru, se utilizzato bene, può fare molti danni, può essere molto efficace. E su questo non ci sono dubbi, esatto. Anche un calcio in faccia fa sempre male. E questo perché lo slancio che viene dato imprime una grande forza. E anche il calcio stesso, il movimento del calcio imprime un'esplosività a questo Maegeri che lo rende appunto un colpo devastante se effettivamente va a segno. Soprattutto sulla parte alta, perché magari può essere tirato anche a livello della pancia, ma ecco, se viene tirato, appunto, se viene scagliato alla faccia dell'avversario, come abbiamo visto, i risultati sono chiaramente devastanti, sì. Quindi abbiamo detto che probabilmente c'è un disegno degli autori dietro questo calcio. Perché secondo te quindi questo calcio è stato inserito nel film? Abbiamo visto che quasi sicuramente è stato ripreso dal kata Akutsuru. Però secondo me c'è anche una filosofia dietro in realtà all'inserimento di questa tecnica da parte degli autori. Già tutto quello che hai detto fino adesso fa rivalutare molto questo calcio alla fine, perché alcuni miei amici, per esempio, quando si parla di Karate Kid, dicono sempre il film è anche carino, però dai, quel calcio alla fine, perché magari certe persone in realtà poi non l'hanno compreso, ed è quello che stiamo cercando di fare. E già quello che hai detto fino adesso potrebbe far riflettere qualcuno. Vai avanti.
questo calcio, il calcio della gru, viene utilizzato nella parte finale, proprio una delle scene finali del film, dal protagonista che in quel momento ha l'altra gamba gravemente ferita. Normalmente, diciamo, in una situazione del genere ci si arrenderebbe subito. Chiaro, certo. Invece il guerriero in questo caso persevera. Il guerriero in questione era Daniel San, Esatto. che anche se ferito decide di andare avanti lo stesso. Quindi lui usa questa tecnica, diciamo, perché è un po' costretto, perché in quel momento non gli è possibile fare il resto delle tecniche. Cioè è zoppicante, manca pochi secondi alla fine del combattimento, non può fare altro. Esatto. E questo nella filosofia marziale rappresenta proprio la forza di volontà che il marzialista dovrebbe avere, e appunto la volontà dell'artista marziale di non arrendersi mai, neanche di fronte magari a situazioni in cui la vittoria potrebbe sembrare impossibile. Ormai anche quando la situazione sembra compromessa bisogna continuare a lottare fino alla fine, ed è quello che Daniel San fa nell'ultimo combattimento. E infine, appunto, con la riuscita proprio di questo calcio della gru, Daniel San riesce a ottenere la vittoria, però lo fa anche appunto perseverando attraverso tutte le difficoltà che deve affrontare in questo film. E appunto è un bel messaggio quello che viene comunicato attraverso anche questo iconico calcio in questo film. Quindi rappresenta un po', attraverso una tecnica presente nel karate di difficile esecuzione, con l'infortunio dove normalmente si doveva arrendere, ecco, che rappresenta proprio lo spirito del karate, che non si deve fermare, lo spirito del karateka che deve continuare ad andare avanti. E quindi alla fine ci potremmo chiedere, quindi alla fine di cosa parla davvero Karate Kid? Allora, apparentemente potrebbe sembrare un film sulle arti marziali, in particolare sul karate. Come abbiamo detto diverse volte anche prima di fare il video, però in realtà risulta essere un film proprio sulla vita, in particolare sul superamento dei momenti di difficoltà e anche, diciamo, sulla crescita personale, certo, di ognuno. E appunto la bellezza di tutto questo è che proprio i tesori nascosti nelle arti marziali li ritroviamo nelle lezioni che impariamo nella vita di tutti i giorni. Certo. E infatti il protagonista, Daniel San, rappresenta un ragazzo che viene posto di fronte a tantissime difficoltà, tantissime sfide dalla vita e che appare sempre svantaggiato. Certo, è sempre messo male, poveretto, infatti. Però nonostante tutti questi svantaggi trova sempre la forza di rialzarsi, la forza di volontà di superare tutti questi momenti e tutti questi imprevisti. Che alla fine, un po' in piccolo, però è un po' come la serie di Rocky, no? Attraverso la box si racconta però la storia, la determinazione di una persona disposta a lottare pur di emergere. Infatti, proprio come in Rocky, Daniel San trova la forza di superare tutti questi imprevisti attraverso il karate in questo caso, grazie però anche al sostegno del suo maestro, il maestro Miyagi. Certo. E anche appunto l'addestramento nelle arti marziali. E appunto il karate in questo caso gli dà la fiducia proprio di resistere ai bulli che diciamo lo perseguitano per tutto il film. E anche chi lo guarda praticamente si impersona nella sua evoluzione, nell'evoluzione di Daniel San, che diventa un personaggio da timido a un personaggio in realtà coraggioso. Sì, certo, ti viene subito, guardando il film, di sostenerlo, di aspettare il momento della sua riscossa, ecco. Il karate gli ha dato tutti i mezzi, gli strumenti per combattere chi effettivamente lo minacciava, però aiutato, guidato da una mano saggia. E nei film spesso il bel legame che c'è tra lo studente e il maestro, diciamo, viene trascurato molto spesso, cosa che in realtà succede a volte anche nella realtà, nella vita reale. Sicuramente un buon maestro diffonde dei principi giusti delle arti marziali, come possono essere la sicurezza, il coraggio, il rispetto, e purtroppo però nel mondo delle arti marziali c'è sempre qualcuno che si concentra solo magari sull'aspetto del combattimento, e questo spesso può accadere probabilmente per la coltivazione magari della paura, dell'insicurezza, che in realtà è l'opposto di quello che le arti marziali, la formazione delle arti marziali sono destinate a dare.
Infatti neanche nel film il maestro Miyagi si accerta che il combattimento sia proprio l'ultima delle scelte che Daniel San deve fare. Cerca sempre di, diciamo, farlo crescere e di non farlo, diciamo, tracollare subito nel confronto fisico. È vero, infatti, allora il film nel suo piccolo mostra la vera essenza di quelle che sono le arti marziali. Il film mostra anche allo spettatore proprio i valori veri e propri delle arti marziali. Quello che dicevamo prima, infatti, sì. Quindi la ricerca dell'automiglioramento. Certo. E lo sviluppo anche del proprio carattere. Chiaro. Quindi si tratta praticamente di superare dei grandi ostacoli attraverso il duro lavoro e la dedizione, però avendo sempre rispetto comunque di se stessi e degli altri. Infatti il maestro Miyagi lo fa lavorare duro per addestrarlo. Il calcio di Daniel San infatti rappresenta proprio questa sua rinascita, il fatto che appunto è cambiato, è diverso da come era all'inizio, infatti non ha più paura come prima, è possibile vedere appunto uno sviluppo anche nel suo carattere che diciamo, ha preso una decisione in se stesso e riesce a vedere anche le debolezze di coloro che vedono l'arte marziale solo come combattimento in maniera sbagliata, e questo gli dà anche più tranquillità perché è riuscito invece lui a superare questo momento. Infatti anche la posizione senza guardia, indifeso di fronte all'avversario, dimostra proprio che Daniel San non ha più paura di quell'aggressione, di quella violenza, di quei bulli, e dall'altra parte invece c'è appunto il karate usato per scopi diversi, e quindi c'è questa piccola battaglia fra il bene e il male, no? Praticamente. Ok, quindi alla fine che voto gli diamo a Daniel San con questo calcio? Allora, come tecnica pura direi 0. Proprio 0? Sì, come tecnica. Ok, allora, quello di Lyoto Machida? No, quello 10, quello 10, sì. ok. Però anche in questo caso comunque per quanto riguarda la filosofia che c'è dietro e la pratica di questo calcio comunque gli darei un 10. Ecco, no, per tutto quello che ci hai detto effettivamente secondo me sicuramente molti rivaluteranno dopo tutto quello che hai detto questo calcio finale nel film. Spero che i miei amici guardino questo filmato, perché alla prossima volta che mangiamo la pizza ogni tanto viene fuori "Oh, ma l'avete visto il nuovo trailer di Karate Kid?" e poi viene fuori di parlare del primo film e ci sarà sempre qualcuno che dice "Sì, però dai, alla fine quel calcio, bene, guardati il video con Emma Senpai che ti spiega perché è stato fatto questo calcio". Alla fine io pensavo che ci fosse un po' una sconfitta su tutta la linea di questo calcio, invece, come già avevamo parlato, c'è questa tua visione che rappresenta davvero le arti marziali, quindi non è stato fatto così alla leggera, ma sicuramente c'è dietro una voglia di rappresentare il karate e la crescita di Daniel San attraverso quell'iconico calcio. Beh ragazzi, il video finisce qui, ringraziamo Emma per essere stata con noi. Mi raccomando, se volete aiutarci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale. Condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato. Grazie Emma.